Benvenuti o bentornati viaggiatori, come ogni mercoledì, oggi guida di No Man's Sky e oggi, come avete visto dal titolo e dalla copertina, parliamo di come costruire una farm di metalli e di gas in generale su No Man's Sky in maniera efficiente e soprattutto senza dover continuamente andare ad alimentare. Ma prima ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e mi raccomando guarda il video fino alla fine perché watch time è importantissimo. Ti ricordo anche che se vuoi aiutarmi, qua sotto trovi il mio link per Instant Gaming per comprare tantissimi giochi scontati, compreso No Man's Sky. Allora, intanto parliamo di come si trovano i minerali sui vari sistemi, vari pianeti. Questa è una cosa molto semplice ma che non tutti sanno. Difatti ci basterà andare sul nostro menu, sul catalogo e guide, andare su materiali e oggetti e i primi due, quindi materie prime e materie prime esotiche, queste due, ci darà tutto l'elenco dei minerali che abbiamo già scoperto. Questa ovviamente è un'altra partita, quindi non ho tutto sbloccato, e da qui potremmo selezionare un materiale, quindi fare locazione cliccandoci, e ci dirà esattamente come andare a raggiungere e dove troviamo quel materiale. Infatti se noi schiacciamo adesso M si è attivata in verde la traccia che ci dice che se noi facciamo un salto su questo sistema, anche se si vede poco ma questa linea verde, se noi facciamo un salto su questo sistema troveremo l'Emeril. Ma questo non è, diciamo, il sistema che a noi interessa in questo momento. Quello che interessa in questo momento è poter fare delle farm automatiche, quindi noi dobbiamo solo entrare e recuperarci i materiali, dove andiamo ad estrarre i minerali direttamente dal terreno. Non dobbiamo trovare esattamente i giacimenti, dovete ovviamente girare e cercare un pochino in giro. Tendenzialmente i pianeti con determinati materiali hanno anche al loro interno quei giacimenti, quindi possiamo tranquillamente usare come riferimento anche quello. Ma il nostro obiettivo è quello di avere un po' di materiali. Difatti queste basi qua, ragazzi, saranno tutte basi di appoggio e vi chiederanno dei materiali, quindi mi raccomando. Io per esempio adesso vi faccio vedere, ho un'esotuta abbastanza ampia e quindi mi sono riempito di almeno uno slot per tipo, per non rimanere mai senza dei materiali in caso mi servisse. Ovviamente se voi non ce l'avete dovrete tenervi anche nella base una cassaforte in modo che tutti i materiali che vi servono potete recuperarli. Infatti, per chi non lo sapesse, le cassaforti valgono per tutte le basi, quindi se nella cassaforte 0, 1, 2, 3 fino al 9 mettiamo i metalli e su un altro pianeta rimettiamo la cassaforte dalla 0 alla 9, quella che abbiamo deciso di assegnare ai metalli, lì ritroveremo tutti i metalli che abbiamo assegnato alla prima base. Altro metodo invece, se non volete costruire tanti di queste cassaforti, di queste bauli, chiamiamoli così, ci sono i contenitori di stoccaggio dentro le corvette che funzionano alla stessa maniera e si collegano direttamente a quelli che sono i contenitori di stoccaggio che abbiamo a casa. Arrivati sul pianeta che abbiamo designato, la prima cosa da fare è schiacciare F e in basso vi compariranno tutta una serie di funzionalità del vostro scanner. Quindi cosa fate? Premete 3, andate avanti. Per esempio noi abbiamo bisogno di cercare dei metalli, ma potrebbe essere anche dei gas. Qua ci è andata bene perché abbiamo vicini sia dei metalli che dei gas. E cosa facciamo? Per esempio facciamo finta che andiamo a cercare i metalli, giriamo, lui ci dirà che in quella direzione a 171 unità c'è un giacimento di metallo. Raggiunto il punto, ragazzi, dobbiamo cercare, appunto, dobbiamo scannerizzare, quindi facciamo così, scusatemi, siamo arrivati al punto e adesso, ragazzi, abbiamo delle caratteristiche molto importanti. Esempio, adesso vi dicevo, su un pianeta dove c'è il rame probabilmente troverete del rame. Difatti abbiamo questo pianeta, c'era del rame e abbiamo trovato il rame, ma i giacimenti di rame, giacimenti in generale, non solo di rame, io adesso faccio l'esempio del rame, ma può essere un giacimento di gas o un giacimento minerario di qualsiasi tipo, ha
una gradazione come le astronavi, come i multitool che vanno da C a S. Difatti, se vedete qua a sinistra dello schermo abbiamo resa rame, potenziale A, densità sotterranea 71%, densità massima 80%. Questa è una categoria, diciamo che va guardata attentamente. Perché? Perché è facile trovare giacimenti C e B, come è ovvio che sia, che sono più semplici da trovare, ma sono anche quelli che ci renderanno molto meno, e secondo me io li scarterei, almeno gli C. Poi se trovate una B e avete bisogno di materiali, dai, va bene, momentaneamente finché non ne trovate un'altra può ancora starci, ma io non andrei mai sotto la A. Quindi giacimenti o A, o ancora meglio, se avete tempo, cercate i giacimenti S. In questo caso, per una questione di tempi e perché devo farvi vedere in realtà come funziona il tutto, vi faccio vedere su un giacimento di rame di tipo A. Io ce l'ho già, ok? Quindi questa non me la salverò, poi la smantellerò, ma vi faccio vedere effettivamente come va costruita questa base, perché è molto molto importante. Intanto partiamo da un presupposto. Ci dobbiamo muovere. Vedete che la percentuale sale e scende? Eccola qua. La percentuale perché sale e scende? Perché a seconda di dove siamo nel giacimento, la resa sarà migliore o peggiore. Quindi vedete, sale, scende. Dobbiamo cercare di arrivare in un punto dove la resa del giacimento sia più o meno, diciamo così, vicina all'80%, quindi al massimo anche all'80%. Se riuscissimo a beccare l'80 sarebbe top. Diciamo che se riusciamo ad arrivare al 79 già è tanta roba. Ok, qua il giacimento è 79, gli facciamo un bel puntatore, quindi sappiamo che lì gli dobbiamo poi buttare l'estrattore. E qua iniziamo a farci in primissima cosa, ragazzi, mi raccomando, fate Z, ragazzi, computer, e ci piazziamo un bel computerino qua e rivendichiamo la base. Facciamola così, la rivendichiamo in modo che quando poi vogliamo possiamo tornarci e recuperare quello che abbiamo estratto. Mi raccomando, adesso magari subito non fate la foto perché va bene, ma mi raccomando, rinominate la base, chiamatela, per dire, adesso vi faccio un esempio, farm di rame. È molto importante perché se vi farete una farm per ogni materiale rischiate poi di perdervele, semplicemente questo. E se gli date una caratteristica per ogni, che può essere una bandiera, uno standard, gli fate una foto, anche visivamente poi sarà più riconoscibile. Noi la chiamiamo far di rame, per ora non gli diamo ancora la foto perché appunto per quella ragione lì. E abbiamo detto, dov'è lo standardino che abbiamo messo? Eccolo qua. Facciamo Z e andiamo a metterci un basamento, che è indifferente quello che volete metterci. Io metterò questo giusto per, facciamo così e stop, in modo che sappiamo che qua al centro c'è il giacimento al 79%. Perfetto. Adesso, ragazzi, prima di fare tutto quanto, quindi di pensare al discorso di estraiamo, non estraiamo, come facciamo, andiamo a localizzare quella che è la corrente. In che senso localizzare quello che è la corrente? Perché potete effettivamente, ci sono due metodi per alimentare tutto quanto. Uno è quello di costruirvi una quantità abbastanza elevata di pannelli solari e una quantità abbastanza elevata di batterie, in modo che durante la notte non si scarichino completamente e quindi continui a rimanere, ma si parla di veramente tante risorse. Se no, andate nell'anomalia e andate a sbloccare questo generatore elettromagnetico. Come si utilizza il generatore elettromagnetico? Perché potrebbe essere che qualcuno dice sì, ma il generatore elettromagnetico
non so dove, l'ho già visto, ma io lo posiziono e non funziona, perché è un generatore effettivamente elettromagnetico, funziona con l'elettromagnetismo. Questo ci permette di non dover più dipendere dai vari carburanti. Cosa c'è da dire? Il campo elettromagnetico per il generatore se ne trova almeno uno a raggio di 1000 unità dal centro della base, quindi il centro base sarà il computer. A raggio di 1000 unità potremmo trovarlo. Il problema qual è? È che non è sempre così facile trovarlo. A volte abbiamo la fortuna di avercelo vicino, altre volte invece dobbiamo necessariamente andarlo a cercare, e oltretutto nel raggio di 1000 unità, ragazzi, il problema diventa uno e uno soltanto, che lo scanner ha solo 400 unità in avanti, quindi non potremo vedere oltre le 400 unità, quindi dovremmo scandagliare bene per riuscire a trovarlo. Come si trova? Dobbiamo di nuovo fare F, dobbiamo andare sul terzo optional dello scanner, che è la modalità prospezione energetica. Qua ci dirà se ci sono dei campi magnetici. A noi, devo dire la verità, su questo pianeta ci ha detto culo, perché come potete vedere a 378 metri abbiamo un campo magnetico. Cosa facciamo? Per ora lasciamo lì, tanto abbiamo il punto, andiamo qua e andiamo al campo elettromagnetico. Piccola dritta, non è possibile andare a costruire basamenti ovunque, nel senso si può, ma bisogna creare un filo logico per il gioco, chiamiamolo così. Vuol dire che ogni tot dovremmo costruire almeno una piattaforma per aumentare un pochino il raggio, arrivare fino al raggio limite della base, che sono le 1000 unità. Quindi io vi consiglio di tenervi comunque una piattaforma. Quando, adesso io l'ho fatta molto prima, ok? Ma quando arrivate al limite, quindi vedete che questo qua non diventa più verde ma è rosso, fate un passo indietro e costruite un basamento. Mi raccomando, controllate sempre la direzione in cui state andando, perché rischiate poi, come ho fatto io per esempio, di andare nella direzione sbagliata. Mi raccomando. Arrivati in zona campo elettromagnetico facciamo la stessa identica cosa. Qua per esempio, come vi dicevo, per esempio il campo magnetico è un B. Per il campo magnetico diciamo che un B lo possiamo ancora accettare come i giacimenti, siamo molto a limite, però io ve lo dico, e siamo nella posizione giusta per essere il 72% su 73 di efficienza. Quindi cosa facciamo? Facciamo uno bel Z e gli mettiamo qua così, alziamoci un po', così, sì, gli mettiamo quello che è una piattaformina. Ovviamente noi abbiamo beccato subito il punto più schifido che potevamo beccare, quindi cosa facciamo? Facciamo così, clicchiamo la rotella e spianiamo un pochino, almeno da liberare la piattaforma. Adesso se ci mettiamo qua, lui ci dirà che siamo al 72% il campo locale sul 73% totale che può dare di energia, e da qui iniziamo a costruire i nostri generatori. Ovviamente ragazzi, più dovete fare i calcoli, più estrattori avrete, più generatori vi serviranno. Quindi facciamo Z, andiamo sulla corrente e piazziamo un generatore. Quindi lo piazziamo così, cerco di piazzarlo il più centrale possibile, perfetto. E qua abbiamo il nostro generatore di energia che ci produce 200 kg potenza al secondo, circa 215 kg potenza al secondo. Sì, si chiama kilo potenza, me ne rendo conto che ha poco senso, ma in No Man's Sky l'hanno chiamata così. Detto questo ragazzi, però possiamo rendere tutto questo più efficiente e portarlo a circa 430, stando lì comunque intorno ai 400. Come si fa? Beh, semplicemente basta mettere un altro di questi generatori sopra questo. Dice, ma come si fa a mettere un altro generatore sopra questo? Semplicissimo, dovete fare Z, creare delle pareti, quindi andate qua, io adesso sto usando questo, ma perché mi piace a me, non è necessario che usate questo, potete usare tutte le pareti che volete. Andate qua, fate un altro Z, scusatemi, sto giocando anche a Palworld ultimamente e mi incasino coi tasti. Arrivato qua ragazzi, fate così, mi mettete di nuovo, andate su B, no, Z, sempre Z ragazzi, e piazzate l'altro, quindi piazzate qua
come abbiamo fatto con l'altro, centrato. Cercate sempre di tenere centrata la parte più, diciamo, energetica, in modo che le linee della piattaforma vi facciano un pochino da centro e vi diano una mano per posizionare la roba. Comunque è comunque sempre utile. Vedete che anche lui ci produce 214, 217, dipende perché oscilla un pochino, kilopotenza al secondo. Arrivati a sto punto colleghiamo, quindi prendiamo questo e colleghiamo i due generatori assieme. Poi io tendenzialmente faccio subito, per sicurezza, si bugga, succede qualcosa, metto una piattaformina, ragazzi, e gli piazzo subito, così, in mantinente, una batteria. Proprio easy peasy lemon squeezy. Arrivati qua, colleghiamo la batteria e vedremo che la batteria si sta ricaricando e si sta ricaricando anche alla velocità della luce. Ci dà anche il tempo di ricarica della batteria, quindi siamo abbastanza a posto. È molto veloce e questa cosa qua la possiamo praticamente fare quanto vogliamo verso l'alto, quindi vedete un po' voi. Per esempio io su una mia base questi pezzi qua li ho appoggiati, in realtà si possono appoggiare uno sopra l'altro direttamente. Io li ho appoggiati uno sopra l'altro perché fanno un po' l'effetto di quello che potrebbe essere l'equivalente di un ascensore orbitale. Ci siamo? Detto questo, ragazzi, dobbiamo tornare alla base di là, ma mentre torniamo alla base di là ci trasciniamo dietro i cavi. Quindi cosa facciamo? Clicchiamo e usiamo le piattaforme che abbiamo creato come ancoraggio per i cavi, almeno le facciamo passare. Poi in realtà non è necessario, però poi voi potete creare, usare decorazioni tipo, che ne so, i pali della corrente, pali della luce, per dire, collegare i vari pali della luce per fare una scia di cavi che sia ordinata. Quindi potete fare questo lavoro qua, andare qua, prendere quelle che sono le illuminazioni, per intenderci, quindi fare questo, andare a collegarli, vedete che mi si sono accese le luci, e poi da qui far partire l'altro che va dall'altra parte. A me onestamente interessa relativamente questa cosa qua, non la faccio praticamente mai. Da un certo punto di vista è sbagliato, perché l'estetica comunque vuole la sua parte, l'occhio vuole la sua parte, ma onestamente quando vi dovete fare 10-15 farm così, dopo un po' vi rompete anche le scatole dell'estetica su molti aspetti. Quindi facciamo tutto il collegamento. Io adesso so come fare e quindi non sto usando le piattaformine che ho già creato. Mi raccomando, però, utilizzate le piattaforme, perché vi danno lo spunto per sapere dove appoggiarvi. Per ricordarmi dove arriva il fine filo, io metto un palo della corrente qualsiasi, giusto per avere l'incipit, tanto lo vediamo, ma non si sa mai. E in più ci dà anche per vedere, per capire se abbiamo collegato tutto giusto. Se si accende abbiamo collegato tutto giusto. Perfetto, arrivati qua, ragazzi, dobbiamo fare esattamente la stessa cosa di prima, ma la dobbiamo fare un pochino più in grande. Quindi dobbiamo piazzare altre piattaforme, in modo da piazzare tutto quello che ci serve sulla piattaforma, senza andare troppo in giro e rovinare un pochino quello che è tutto il sistema. Ovviamente, ragazzi, spianiamo un pochino, e io vi consiglio, dove mettete la trivella, metterete poi le trivelle, di lasciare la parete esterna vuota. Perché? Perché dovremmo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con i generatori di energia. Adesso prendiamo il nostro estrattore di metalli e lo piazziamo esattamente al centro di quello che è la piattaforma. Da qui, ragazzi, semplicissimo, come abbiamo fatto prima, andiamo sulla corrente, prendiamo i cavi. Io prendo direttamente da qua per comodità, mi raccomando, fatelo bene voi. E questo è alimentato, ragazzi, e questo ci produrrà 487 unità di rame. Ci dice che per finire il suo ciclo ci vuole circa mezz'ora.
Quindi sappiamo che ogni mezz'ora lui ci produrrà 250 di rame, perché la capacità massima di rame che può produrre, che può contenere in realtà, non che può produrre, ma che può contenere, è 250. Come vi dicevo prima, volete farlo più efficiente? Nessuna paura, fate così, fate B, qua in realtà basterà alto 2, non c'è bisogno che lo fate troppo alto, fate così, gli mettete un piano, mi raccomando costruite in modalità libera premendo la B, la lettera B, mi raccomando, quindi facciamo così, B, siamo in modalità costruzione libera, possiamo andare qua sopra e piazziamo anche qua sopra, cercando di essere più precisi possibili, anche che sia esteticamente un pochino bello, anche se quello che ho fatto fino adesso non è proprio al massimo della bellezza, difatti non siamo centrati per niente, ma va bene così. Facciamo così e intanto leghiamo la corrente, quindi facciamo così e così, la corrente a quello che sono i generatori, che sono gli estrattori, scusate, non i generatori, e anche lui adesso ci sta producendo. Cosa succede? Adesso ci produrrà, cioè avremo una capacità massima di 500, perché sono 250 e 250, però noi produciamo di più, noi produciamo 480 circa. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Beh, molto semplice, andiamo qua, adesso io ne ho fatti solo 2, voi ne potete, come vi ho già detto, potete farne anche 50. Lo stesso processo si fa con i gas, ma al posto che usare l'estrattore di minerali userete l'estrattore di gas. Dobbiamo andare a farci il deposito di rifornimenti. Quindi cosa basterà fare? Andiamo a prendere il deposito di rifornimenti, lo piazziamo come vogliamo, quindi per dire lo possiamo piazzare qui, cercando di stare sempre centrati. Facciamo così, 1, io adesso ne costruisco 2 per farvi vedere, 2, perfetto, e da qui ragazzi dovremo poi far partire i tubi, questi tubi qua, 1 e 2, e poi da questi ganci qua, questi attacchi qua, far partire il tubo che si collega al macchinario. Mi raccomando, collegate poi ogni macchinario uno con l'altro, quindi da su verso giù o da giù verso su è indifferente, l'importante è che siano collegati. Al momento che sono collegati, loro in automatico estrarranno tutto quello che c'è da estrarre e porteranno all'interno del deposito. Ogni deposito ci dà un massimo di 2500 pezzi unità di rame stoccabili, quindi. E ci dirà anche che per riempire, con i generatori che abbiamo fatto, per riempire 2500 unità di rame dovremmo aspettare 2 ore e mezza. Ovviamente più costruiremo di estrattori e ovviamente su anche giacimenti migliori, quindi di classe S, più veloce sarà l'inserimento ovviamente dentro, e quindi il tempo di riempimento di quello che è il deposito. Infatti noi adesso produciamo circa 400 unità, ce lo dice qua? Qua ci dice il coefficiente di estrazione, ci dice che più o meno facciamo 975 all'ora, più o meno, quindi sono quasi 1000 l'ora, vuol dire effettivamente che sono 2 ore e mezza, perché un'ora sono 1000, 2 ore sono 2000 e un'altra mezz'ora per gli altri 500 che mancano, più o meno arrotondato. Quindi ci sta, per riempirlo tutti ci vorranno tutti e due, quindi avere 5000 di rame ci vorranno 5 ore. Ovviamente ragazzi questa roba funziona a FK, quindi se voi, per dire, stasera vi mettete lì e lo fate e fate rifornimento per 9999, quindi fate 4 di questi che vi portano 10.000 in totale, e sapete che ci vogliono, per dire, 8 ore, perché non potete per ora farne tanti, magari ne fate 2, 3, 4 e sapete che ci vogliono 4, 5, 8 ore per farlo. Se lo fate prima di andare a dormire e poi vi svegliate, andate a lavoro e tornate per giocare, avrete i contenitori pieni. Quindi è ottima perché appunto, essendo che funziona su dei server No Man's Sky, continuerà a essere attivo. Mi raccomando, 2 cose importantissime. Prima cosa, quando scavate
quindi per dire, io adesso ho spianato per togliere quello che c'era in più sulle piattaforme perché volevo farvi vedere pulito tutto quanto. Ma quando fate questo lavoro qua, quindi spianate, ritornate al computer, premete E e fate carica base. Vi dirà caricamento della base sui server. Questo è importantissimo perché se non salvate la base sui server, in automatico No Man's Sky rigenera i terreni. Cosa succede? Dove abbiamo fatto il campo elettromagnetico, là vedremo il terreno che abbiamo scavato di nuovo. Qua vedremo di nuovo coperto, vuol dire che si intrecceranno robe, poi rischiamo bug. Quindi mi raccomando, salvate. Seconda cosa, ragazzi, i minerali che vi serviranno principalmente per fare questo lavoro qua. Vi servirà il metallo cromatico che si ottiene dal rame, elaborando il rame dentro un raffinatore. Io ho un raffinatore portatile, ma se voi avete il raffinatore a base va bene uguale. Polvere di ferrite e ferrite magnetizzata ci servirà. Perché? Perché praticamente ci servirà ferrite magnetizzata e metallo cromatico, ci serviranno praticamente per quasi qualsiasi cosa. In realtà più per quello che è il generatore elettromagnetico, il metallo, la ferrite magnetizzate ce ne serviranno 60, quindi se ne volete fare 3 o 4 capite che siete a 240 di ferrite magnetizzata, non ce ne vuole tantissima. Metallo cromatico invece è quello che ce ne vuole di più. Perché la ferrite pura? Perché se non avete comprato dai mercanti, perché tendenzialmente non tutti lo fanno, io per esempio faccio sempre scorta, ma è una cosa mia, mi raccomando, perché vi servono le placche metalliche. E per fare quello che vi ho fatto vedere io, quindi un generatore di corrente, anzi 2 generatori di corrente, 2 estrattori di minerali e 2 depositi, vi serviranno 4 placche metalliche per il generatore, 10 placche metalliche per l'estrattore minerali, e siamo a 14, 20 placche metalliche per i depositi, e quindi siamo a 34 placche metalliche, quasi uno stack e mezzo per capirci. Quindi se andate nelle stazioni spaziali, se avete la possibilità, prendete quello che sono le placche metalliche, mi raccomando, perché per fare questi lavori ve ne chiederà tantissime, e se non avete una farm già fatta di ferite vi ritroverete a non avere le placche metalliche. Quindi è un modo come un altro per recuperare placche metalliche. Si trovano dai mercanti a un costo bassissimo, e in caso non aveste soldi, mi raccomando, andate a riguardare anche le guide precedenti che vi faccio vedere come fare soldi velocemente in svariati modi, compreso cercando quelle che sono le navi Sentinel. Piccola int finale, che per me non è così piccola, però io ve l'ho voluta lasciare alla fine. Mi raccomando, fate una base di appoggio. Cosa vuol dire una base di appoggio? Vuol dire che semplicemente facciamo, io tendenzialmente uso i moduli, quelli già fatti, poi scegliete quali volete voi. Io preferisco i moduli quelli tondi, ma è un gusto mio personale. Quindi facciamo così, io prendo la corrente direttamente da qua, non c'è bisogno di andare a fargli i pannelli solari e tutto, mi raccomando. Cosa molto importante, ragazzi, i tubi, a differenza della corrente, che per dire da questo nodo possiamo far partire anche 50 diramazioni di corrente, questa qua è una cosa molto importante, i tubi si dividono al massimo in 2, quindi di là non potrete far partire un tubo laterale a destra, potrete solo andare o verso l'alto o verso il basso, o da destra verso sinistra. Quindi se voi mettete qua e qua ne mettete un altro di questi, quindi mettete un tubo che va in questa direzione, non potrete mettere un tubo che va in questa direzione, perché ha solo 2 agganci, quindi l'entrata ed un'eventuale uscita. Io questo ve lo voglio dire per correttezza. Poi in realtà, volendo, mi pare che si possano attaccare anche da altri lati, però quello poi lo vedete voi. Però vi consiglio, per fare un lavoro pulito, quello che vi stavo dicendo, ragazzi, semplicemente andate qua, fate appunto quello che vi dicevo, gli mettete una struttura molto veloce, molto easy. Io tendenzialmente la faccio così, gli piazzo un teleport all'interno, lui ovviamente prendendo corrente da fuori, da quel circuito là, si autoalimenta, quindi andate proprio sereni, andate tranquillissimi, e niente, praticamente è pronta, la base è pronta, potete andare e tornare come, dove e quando volete senza troppi problemi. Io
per dire, potrei consigliarvi ancora una cosa di farla, ma questa è opzionale ed è una decisione poi vostra. Mettete un terminale di commercio galattico, quindi lo mettete qua, andate qua. Come potete vedere adesso possiamo commerciare e possiamo trovare polveri differite, quindi se ci manca comunque avremo polveri differite, ma ci dà anche le placche metalliche. 62 placche metalliche, ragazzi, noi ne abbiamo spese 34, vuol dire che facendo un paio di placche metalliche possiamo raddoppiare la dimensione di quella attuale che abbiamo fatto di estrazione. Poi vabbè, qua vedete abbiamo anche ferrite pura e il metallo arrugginito, che è un top, perché così almeno siamo a posto, siamo in bolla, e possiamo estrarre e trasformare questo in metallo, in polveri di ferrite senza troppi problemi. Qua poi sa voi fare le varie cose, quindi se girate con le astronavi e volete avere, per dire, volete girare in questo sistema, aggiungete una piattaforma di atterraggio, quindi mettete la piattaforma di atterraggio, quello poi è a scelta vostra. Io tendenzialmente creo una struttura base, vi metto, per quello che sono le navi normali, quindi non le corvette, gli metto una pista di atterraggio in modo da poter decollare eventualmente con le navette piccole e poter esplorare il pianeta in maniera più agile. E poi, se non avete ancora fatto il raffinatore personale Mark II o Mark I, mettete un raffinatore di quelli medi che vanno a corrente, lo piazzate. Mi raccomando, fate attenzione, perché ovviamente la corrente si consuma e rischiate di andare in over. Se vedete che è tutto spento dopo questo, vuol dire che magari aggiungete uno di questi e tutto funziona perché la batteria di là è ancora a posto, ma poi tornate ed è tutto spento, vuol dire che semplicemente non state producendo abbastanza energia. Vedete i cavi rossi, non vi spaventate, io la prima volta non riuscivo a capire tutto, poi in realtà era semplicemente che non stavo producendo abbastanza corrente. Quindi andate là, aggiungete i generatori che servono e stop. Io prima vi ho fatto vedere una cosa, ho messo una batteria di backup subito. In realtà ci sono due scuole di pensiero: chi mette la batteria subito lì, e invece c'è gente che, e secondo me da un certo punto di vista è più sensato perché non devi andare fino laggiù per vedere, fa tirare i cavi sulle varie piattaforme come vi ho fatto vedere e mette la batteria qua vicino, in modo che ci dà anche quello che sono effettivamente i dati della corrente. Quindi se nel caso vediamo che c'è un calo, quindi vediamo tutto rosso, possiamo andare a vedere quanto effettivamente ci manca di corrente. Tendenzialmente, se funziona tutto e torniamo e becchiamo rosso, è perché abbiamo probabilmente sforato e dobbiamo semplicemente andare là. Quindi in realtà, virgola, comunque andare a prendere la corrente dobbiamo andarla a rifare, ma non è un grosso problema. Poi sta a voi vedere se fare una strada, se abbellire. Diciamo che queste sono tutte basi di supporto, quindi non è granché necessario farlo, ma queste poi sono scelte vostre, sono scelte estetiche. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Come sempre voglio i vostri feedback qua sotto per sapere se la guida vi è stata utile o no, e se c'è qualcosa che invece sapete che magari mi sono dimenticato nel marasma di informazioni che vi ho dato. E come sempre noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi. Non hai ancora metti